Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Riprendiamo una rassegna di calciatori che ha riscosso attenzione sul canale, arrivati spesso con aspettative importanti, si sono ritrovati ai margini, incapaci per colpe proprie o altrui di incidere sul difficile palcoscenico della Serie A. Anche grazie ai vostri suggerimenti nei commenti possiamo proporvi una seconda carrellata di meteore e bidoni della Serie A. Jorge Andrés Martínez alla Juventus. Detto il Malaca, soprannome affibbiatogli dallo zio, che deriva dalla parola greca per definire un pazzo o un folle, ma nell'accezione della genialità, l'esterno offensivo uruguagio rappresentò una delle plusvalenze record del Catania negli anni d'oro della Serie A del duo Pulvirenti-Lo Monaco. Pagato nel 2010 12 milioni di euro dopo esserne costato 2, corteggiato a lungo dalla Lazio sul mercato, i bianconeri lo strapparono su pressione del nuovo tecnico Gigi Del Neri, che riteneva imprescindibile la presenza di esterni travolgenti nella sua squadra. Ad essere travolto però sarà il Malaca dagli infortuni e dall'incompatibilità tecnico-tattica con un progetto che arresterà anche la sua carriera, tormentato dai problemi fisici e appagato dal ricco contratto in bianconero. Smetterà di giocare praticamente a 30 anni, salvo qualche comparsata in patria, ironia della sorte, alla Juventud. Eloy al Genoa. Il suo cognome è Chagas, che significa piaga, ma credetemi, non è così. Forse quando il presidente del Genoa, Fossati, presentò con questa frase il nuovo fantasista brasiliano a 5.000 tifosi rossoblù nella torrida estate del 1983, qualche dubbio sarebbe potuto venire. Ma il vecchio grifone, nel campionato che salutava l'arrivo di Zico e aveva già apprezzato la presenza di Falcao, aveva voluto darsi un tocco brasiliano. Non fu un campanello d'allarme neppure l'ingaggio insolitamente modesto, 3 milioni e 333 mila lire al mese, che Eloy aveva accettato. In molti avevano ricordato la doppietta con cui il biondo e baffuto trequartista aveva ribaltato il Milan nel Mundialito 2 anni prima, ma in Serie A non la strusciò praticamente mai, tanto da presentarsi un giorno con una curiosa statistica in cui si lamentava di ricevere palla più o meno ogni mezz'ora. I tifosi blu cerchiati in un derby fecero il giro di campo con uno scimpanzé affittato ad un circo, con la maglia numero 10 indosso. Iconico. Gustavo Bartelt alla Roma. Molti bidoni e meteore della Serie A si sono ritrovati negli anni a fare i conti con paragoni impegnativi e a volte impietosi, con campioni del passato irraggiungibili. In pochi però si sono ritrovati accostati più a una rockstar che a dei colleghi. Così, al 10° articolo di giornale in cui si sottolineava come Gustavo Bartelt, nuova punta argentina della Roma, somigliasse al compianto Kurt Cobain, i tifosi capitolini sbottarono. Avevamo capito come canta, ci dite pure come gioca? Gli inizi in realtà sono ingannevoli. Bartelt segna in Coppa Italia contro il Chievo, parte titolare alla prima di campionato contro la Salernitana, soprattutto fa impazzire la difesa della Fiorentina in una clamorosa rimonta nei minuti di recupero alla 5ª giornata. Sarà il classico fuoco di paglia negli schemi di Zeman e il Facia, questo è il suo soprannome, è un pesce fuor d'acqua. La sua esperienza europea sarà stroncata nel 2001 dallo scandalo dei passaporti falsificati per ottenere lo status da calciatori comunitari, a causa del quale sarà squalificato. Vampeta all'Inter. Baffetto da calciatore anni 30 si presentò in Italia nel 2000 con un gol in finale di Supercoppa italiana, persa contro la Lazio. Poi Lippi lasciò l'Inter dopo la prima giornata di campionato. Il nuovo allenatore, Tardelli, fu Marco di nome ma Franco di fatto. Non ti conosco proprio. Da lì Marcos André Batista Santos, detto Vampeta per la fusione dei termini vampiro e diavolo in brasiliano, il campo lo vide col contagocce. L'Inter era una babele in cui faticava a districarsi per problemi di lingua. Iniziò a fraternizzare con gli altri brasiliani e soprattutto a rendere impossibile la vita di Ronaldo il fenomeno, che saltò tutta quella stagione per i suoi atavici problemi alle ginocchia. Durante una festa si scolò una bottiglia della cantina personale di Roni, il vino regalato al fenomeno da Papa Giovanni Paolo II in persona. Ronaldo si incazzò, voleva che gliela pagassi, ma il vino sapeva d'aceto, raccontò Vampeta alla Gazzetta dello Sport.
Si dice che il centravanti si arrabbiasse moltissimo anche alle continue battute di Vampeta, che insinuava che le sue frequentazioni femminili non fossero sempre certificate al 100%. Dopo un anno passato a bullizzarsi, i due saranno insieme nel Brasile, campione del mondo nel 2002, ma Tardelli non capì mai come poter anche solo immaginare di mettere in campo Vampeta. João Batista alla Lazio. João, sei meglio de Falcao. Con questo coro i tifosi della Lazio accolsero l'elegante e compassato centrocampista brasiliano e fu proprio il paragone con l'illustre giallorosso a creare più di un problema a Batista, che di Falcao era stato anche compagno di squadra in nazionale e questo doveva forse suggerire come i ruoli non potessero essere sovrapponibili. Ma l'allora presidente Giorgio Chinaglia rimase scottato dal mancato acquisto di Junior e allora virò, senza pensare troppo alle ripercussioni tecniche, su un altro nome noto del Brasile con 38 presenze in nazionale e 2 mondiali alle spalle. Il gaucho Morrone gli trovò inizialmente una dimensione, ma dopo qualche prova incoraggiante Batista sparì, ingoiato dalla dolce vita romana. L'anno successivo fu quello del disastro, una stagione si dice compromessa da furiose liti in nottate di poker con alcuni compagni di squadra. Batista ha 2 occhi come tutti, ma con uno vede le carte e con l'altro le donne. Pare abbia detto una volta il tecnico Lorenzo, a sua volta artefice di non pochi disastri, ma al quale non mancava l'esperienza. Finì ad Avellino, incidendo ancora meno, per poi tornare in Brasile. Winston Bogarde al Milan. Le definizioni per i calciatori sono state migliaia nella storia del football, la fantasia di giornalisti e narratori ha spesso raggiunto vette molto alte, ma raramente un giocatore è stato definito inquietante, come Winston Bogarde in un articolo del Corriere della Sera del 1997. Sarà stato per la mascella squadrata, per l'incedere pesante in campo, ma quando arrivò dall'Ajax in molti parlavano di una restaurazione del Milan degli olandesi, da Gullit e Van Basten a Kluivert e Bogarde. Non andò esattamente così e si toccò l'apice con un retropassaggio a Taibi, che spalancò a Oliver Bierhoff le porte di un gol memorabile. In conferenza stampa rispose a gestaci ai giornalisti che gli chiedevano conto di quell'azione. Vestirà la maglia del Milan per 3 volte, non male per uno che aveva firmato un quadriennale da 2 miliardi a stagione. Diego Latorre alla Fiorentina. Un anno di attesa per giocare 18 minuti. È stato questo il curioso destino di Diego Latorre, fantasista che nella stagione 1990-91 forma in Argentina, al Boca Juniors, una formidabile coppia con Gabriel Batistuta. Si dice che Vittorio Cecchigori si sia persuaso a prendere il centravanti dopo aver visto i video che gli mostravano le giocate di Latorre, primo obiettivo per portare a Firenze un nuovo grande trequartista dopo Roberto Baggio. Tanto che il presidente Viola, col limite degli stranieri ancora attivo, decise senza remore, subito Batistuta a Firenze, Latorre lo prendiamo l'anno prossimo. Nel 1992 Latorre si ritrova a Firenze in una squadra in tempesta che retrocederà clamorosamente. Per lui 17 minuti contro il Genoa e 1 contro il Foggia, considerando i 3 miliardi e mezzo di lire che era costato, 194 milioni al minuto per vederlo giocare in Italia, ingaggio escluso. Caio al Napoli. Faccia da bambino è una delle tante infatuazioni calcistiche più o meno deleterie di Massimo Moratti, che investe 7 miliardi e mezzo di lire nel 1995 per portarlo a Milano, impressionato dalle sue movenze eleganti al San Paolo e con la nazionale Under 20 del Brasile. La realtà dirà altro, tanto che sarà il Napoli a pagarne le conseguenze. In prestito in azzurro, non fosse stato per il suo unico gol in Coppa Italia contro la Lazio, i tifosi partenopei non crederebbero ancora che per lui fosse possibile segnare. Per il resto 20 presenze in campionato ed un memorabile liscio in un Udinese-Napoli 2-2 che farà calare il sipario sulla sua esperienza italiana. E tu ricordi altri personaggi che potrebbero essere inseriti in una terza puntata di questa serie? Scrivilo nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!